Ciao amici gatti e amiche gatte, in questo video voglio parlarvi del calicivirus. Il calicivirus è uno di quei virus per cui facciamo il vaccino trivalente ai nostri gatti. Io lascio subito la parola alla dottoressa Beatrice Martinelli che ci spiega che cos'è il calicivirus, perché vaccinare il nostro gatto, quali sono i sintomi, le possibili cure, eccetera. Ti ricordo che nel canale YouTube di Micio Gatto trovi tanti video sulla salute del gatto, quindi premi su iscriviti qui sotto. Ciao a tutti, sono contenta di ritrovarvi. Oggi siete venuti a trovarmi nell'ora del tè, ore 5, quindi buonasera. Sono sempre Beatrice e oggi vorrei parlarvi della calicivirosi. Per calicivirus si vaccina, quindi nella trivalente, oltre all'herpes virus e al virus della panleucopenia, abbiamo anche il calicivirus. Il calicivirus, ragazzi, davvero è un virus ma dilagante, cioè nel senso che rimane dentro il corpo del gatto tutta la vita e può essere escretore anche tutta la vita. Quindi sapete che se venite a contatto con un calicivirus, purtroppo ve lo tenete, è come una sottospecie di herpes, si comporta in maniera diversa, diciamo che è molto più grave nei gatti adulti. Sembra strano, però è così, è veramente può essere mortale in un gatto adulto e magari meno virulento in un gatto più giovane. Come ci si infetta? Beh, certamente se il vostro gatto sano viene a contatto con un gatto malato, con un gatto che tramite, diciamo, gli starnuti e lo scollo congiuntivale viene a contatto col vostro gatto, per cui da lì c'è l'infezione e da lì parte tutto quanto. Ovviamente voi mi farete questa domanda: ma come? Io ho vaccinato il mio gatto e adesso ha preso pure il calici? Bene, sì, sapete che il calici protegge può proteggere la trasmissione ma non l'infezione, quindi la prenderete comunque, perché ci sono dei virus di campo, come vi ho detto, i quali non sono dentro la vaccinazione, per cui magari prenderete una forma più leggera, però purtroppo verrete a contatto con i calici. Cosa sono i segni principali? Ci ricordiamo dell'herpes, che è, diciamo, una infezione che gli assomiglia tantissimo, ok? E che molto spesso il veterinario fa anche fatica a discernere se è herpes o calici. Però vi avevo detto che il sintomo principe dell'herpes è la congiuntivite erpetica, quindi tutti questi gattini con tutta questa congiuntivite, mentre nei calici voi la riconoscerete perché adesso io ve l'ho insegnato. Voi lo riconoscete per la bocca, perché hanno delle ulcere linguali e delle ulcere boccali terribili, mentre l'herpes non fa questo. Quindi abbiamo capito che come sintomo della calicivirosi più importante di tutti è la bocca, quindi ulcere orali. Cosa succederà al vostro gatto, a parte avere la febbre, essere un po' abbattuto, avere un dolore in bocca terribile? Avete presente le ulcere che ci vengono a noi? Ecco, loro sono pieni di queste ulcere, quindi non riescono più a mangiare, vorrebbero mangiare, ma quando si avvicinano il cibo e lo cercano di prendere gli brucia tutta la bocca, per cui non riescono a nutrirsi. Ovviamente dobbiamo cercare di togliere quel dolore affinché l'infezione sparisca e poi ritorneranno a mangiare e la loro, diciamo, mucosa orale, anche la lingua, ritorneranno perfettamente come prima, ok? Quindi non vi preoccupate per questo. Un altro sintomo che può essere nel calicivirus, che può avere molteplici, a parte anche lui un po' di rinotracheite, un po' di scolo, un edema della cute. Mi è capitato in alcuni pazienti in cui questo calicivirosi non aveva preso né la bocca né diciamo il naso, ma aveva preso il derma e avevano un edema, cioè praticamente avevano la cute che si era ispessita di tanto così. Anche questo può essere purtroppo, ahimè, causa del calicivirus. Il calicivirus resistono nell'ambiente anche un mese, per cui per quanto voi cercate di pulire, magari avete avuto un gatto che è entrato in casa vostra e l'avete tenuto in stallo, purtroppo anche con la vaporella eccetera non riuscite ad arrivare dappertutto, per cui sapete che l'emivita al di fuori è di un mese, quindi abbastanza, e come vi ho già detto possono essere escretori per tutta la vita. L'incubazione quant'è? Cioè, se il vostro gatto è venuto a contatto con un gatto calici e lo sapete perché magari vi è stato detto, sapete che può sviluppare i sintomi dopo una settimana.
quindi più o meno vi dovete aspettare una settimana di tempo e poi cominciate a vedere, allora effettivamente è stato infettato dal gatto che purtroppo ha fatto da untore agli altri. Cosa possiamo fare per i gatti con la calicivirosi? Sapete che se hanno preso un virus diciamo molto aggressivo perché non sono stati vaccinati, allora in quel caso sapete che è possibile che l'infezione possa portare a stare veramente male e a morire, però normalmente possiamo sostenerli, e come? Con antinfiammatori, antidolorifici per togliere il dolore, antipiretici per abbassare la febbre e degli antibiotici, perché sapete che i virus possono aprire la via a dei batteri e quindi di conseguenza avere delle infezioni batteriche, per cui si mettono sotto antibiotico. Ovviamente possiamo fare delle terapie per aiutarli cercando di alimentarli con dei cibi molto diciamo diluiti con la siringa, però non mi usate gli omogenizzati, perché gli omogenizzati sono creati per il bambino. Fortunatamente in veterinaria abbiamo dei cibi apposta che sono siringabili, ce ne sono diversi, per cui utilizzate davvero le cose che sono per il gatto e non quelle per l'umano, perché l'umano ha delle altre esigenze. Possiamo poi creare in un gatto che non mangia anche dei problemi gastroenterici che in quel caso non dovevano esserci, quindi non creiamo ulteriori guai. Purtroppo la medicina umana per certe cose ci aiuta, per certe altre no, perché il gatto è un carnivoro stretto, non ha bisogno di sale, non ha bisogno di alcune cose, mentre il bambino magari ha bisogno di altri diciamo nutrienti che il gatto non ne necessita. Quindi utilizzate i prodotti siringabili per il gatto per alimentarlo. Possiamo fare solo una terapia di sostegno per tutte queste cose, ma purtroppo non abbiamo ancora oggi niente in mano che ci possa aiutare a debellare il virus, per cui cerchiamo di sostenerli. Possiamo idratarli facendo delle fluidoterapie. Io insegno ai miei proprietari a fare fluidoterapie sottocute, perché così riescono ad aiutare se non riescono a bere, e lentamente questa fluidoterapia viene assorbita, per cui il gatto in un modo o nell'altro riesce a idratarsi nonostante non riesca a bere. Questa è una cosa che io insegno sempre. In uno dei prossimi video vi farò vedere, magari con un mio paziente molto bravo che rimarrà fermo e mi farà da modello, per imparare a fare queste cose, perché sono molto utili quando in corso di diarrea, in corso di disidratazione, di vomito e anche di patologie croniche come l'insufficienza renale nel gatto anziano. Diciamo che è come se gli dessimo una boccata d'aria, visto che in quel caso nel paziente anziano non si va in dialisi, ma purtroppo dobbiamo ovviare con altre cose, quindi la fluidoterapia sottocute ci può essere utile. Come facciamo a scoprire se il nostro gatto ha il calice? Attenzione, perché noi vacciniamo, per cui la calicivirosi noi l'abbiamo anche installata dentro il nostro gatto, ovviamente. Quindi si può fare la PCR, che è quell'esame particolare che va a studiare il genoma del virus, e di conseguenza farlo sul tampone oculare, il tampone buccale e sul sangue, e da lì scoprire se effettivamente abbiamo una carica alta di calicivirosi. Bisogna stare molto attenti, perché appunto vi dico, non riusciamo a discernere il virus vaccinale. Se il gatto è stato vaccinato recentemente, cioè negli ultimi un mese e mezzo, allora è possibile che io abbia una contaminazione del virus vaccinale, per cui non riesca a far bene la diagnosi. Quindi attenzione quando li abbiamo vaccinati recentemente, perché è molto più complicato. Non abbiamo altro modo, purtroppo non esistono delle sierologie, ma si fa solo questa PCR, questa ricerca del genoma, però dobbiamo essere un po' distanti dalla vaccinazione, perché sennò gliele abbiamo immesse noi e non capiamo niente sulla diagnosi. In età anziana, se un gatto è portatore o viene a contatto, potrebbe avere, come vi avevo detto precedentemente, per cui i gatti adulti sono più si ammalano più gravemente, in età anziana ulteriormente, perché abbiamo delle difese immunitarie inferiori, per cui di certo non porterei mai a casa un gatto che ha un sospetto di una malattia infettiva quando ho un paziente anziano a casa di 15-16 anni, perché purtroppo quello che capita è che a lui viene la forma molto più grave di calicivirosi. Quindi attenzione quando mettete insieme i vostri animali, o comunque accettate di tenere magari il gatto di un'amica, eccetera eccetera, perché o vivono con le vostre stesse regole, oppure potremo avere dei problemi, e che ci fa le specie, come dico io, è sempre purtroppo il gatto
gatto che vive sempre chiuso in casa e che quindi vive in un ambiente molto protetto, piuttosto che quello che esce, che è molto più forte per tanti motivi, perché viene a contatto magari con virus che lui riesce anche a passare, ma il gatto che rimane sempre in casa e che ovviamente magari non viene vaccinato perché a 15 anni si pensa di non vaccinare, non è una cattiva idea a gatti di 17-18 anni smettere di vaccinarli, perché tanto, come vi avevo detto, si vaccina ogni 3 anni, per cui magari a quell'età lì si decide anche per ovvi motivi di non andare a scombussolare il sistema immunitario. Quindi attenzione. Il contagio ovviamente è la convivenza, perché se due, come vi avevo spiegato, hanno scolo nasale, si leccano e hanno ferite orali eccetera eccetera, ovviamente il gatto sarà contagiato e l'unico modo per evitare il contagio è separarli. Però se due gatti sono conviventi, la vedo dura, cioè se anche un gatto è un gatto che entra e esce, sicuramente avrà contatto col gatto che magari non esce. Mi capita frequentemente di avere gatti che con la gattaiola escono e altri che non ne sentono la necessità, e quelli purtroppo che vivono fuori di solito sono il veicolo per quelli che vivono dentro. Spero di essere stata esaudiente. Se avete delle domande ovviamente potete farmele, io sono a disposizione quando volete. Micio Gatto vi aiuta sempre ed è sempre con voi. Saluti! Ringrazio come sempre la dottoressa Beatrice Martinelli per le sue interessanti spiegazioni. Mi raccomando, se hai domande scrivile qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale YouTube. Io ti saluto, ciao amici gatti e amiche gatte!